Ciao amici del bosco, vi faccio vedere come sta il mio orto a giugno, i frutti, gli ortaggi e vi racconto i problemi che ho avuto anche stavolta con le lumache. Che disastro! Il punto più critico dell'orto è proprio qui, questi due filari. Avevo previsto tutte cucurbitacee da questa parte e un sacco di fagioli da questa. In realtà le lumache, guardate cosa hanno combinato. Queste sono le foglie dei fagioli che sono sopravvissuti, tutte mangiucchiate, si vede bene che ci sono tracce di bava. Nella maggior parte dei casi però è accaduto questo, i fagioli sono stati completamente divorati, guardate non c'è più nessuna foglia, si vedono gli steli ormai in fin di vita. In questa parte dell'aiuola le cose sono andate tutto sommato abbastanza bene perché ancora qualche piantina è sopravvissuta, lassù in cima invece non ce n'è più nessuna. Ora questa è esattamente la stessa aiuola dove in autunno avevo messo i cavoli ed era accaduta la stessa cosa, su in cima non c'era rimasto niente, qua in fondo era sopravvissuto qualcosa. Quindi il problema credo che sia proprio geograficamente localizzato nel mio campo. Questa aiuola, ok, ha avuto problemi, ma li ha avuti anche questa dall'altra parte. In questa zona non c'è nemmeno un fagiolo sopravvissuto, ci sono le cicorie che avevamo piantato in mezzo e quelle stanno bene, anzi sono da mangiare, ma per quanto riguarda i fagioli, guardate, soltanto steli completamente privi di foglie, morti o quasi morti. Qui ce n'erano 3, uno vicino all'altro, sono stati mangiati tutti. Come sto cercando di affrontare la situazione? Intanto non arrendendomi e continuando a mettere semi. Li ho riseminati, ma o accade che se li mangiano di nuovo oppure non ho trovato le condizioni giuste di germinazione e quindi non ho ancora le piantine nuove. Poi ci sono tutti i rimedi antilumaca che ho provato ad applicare, solo che in questo periodo ha piovuto tanto, quindi cenere, caffè, cose di questo genere hanno necessità di essere ripetuti di continuo e quindi insomma mi sono un po' arresa, diciamo così. Con questo non vi voglio scoraggiare perché le lumache sono sì un grosso problema, ma le soluzioni si trovano sempre. Io credo che sia una questione transitoria, c'è qualche cosa che è accaduto per cui ha fatto moltiplicare la loro presenza in questa parte dell'orto. Cercherò di lavorarci ancora su, ma i rimedi sono veramente tanti, quindi ciascuno di voi può scegliere i propri, si possono utilizzare delle barriere, ci sono anche dei lumachicidi che io cerco di evitare, certamente evito quelli che contengono veleni che possono essere pericolosi per altri animali, ma ci sono anche soluzioni un po' più naturali come il fosfato ferrico che non dovrebbe fare altri danni appunto se non quello di far diventare inappetenti le lumache. Le lumache restano una grande criticità nonostante tutti i rimedi possibili che ho anche applicato diverse volte nell'orto, continuano a darmi fastidio parecchio. Come avete visto riescono a cancellare addirittura una aiuola intera di 20 metri, si mangiano tutto. Allora bisogna essere costanti con i rimedi, bisogna utilizzarne più di uno, io magari non ho sempre tempo di ripetere il trattamento, di cambiare, per esempio le trappole con la birra che sono efficaci, metto la birra, poi dopo qualche giorno bisogna riaggiungere la birra e magari non lo faccio. A voi cosa ha funzionato contro le lumache? Io raccomando sempre la biodiversità, è sicuramente il migliore rimedio. Questo luogo probabilmente non ha ancora raggiunto l'equilibrio. Le lumache hanno anche una funzione di grandi processatrici di materia organica in decomposizione, sapete che io aggiungo un sacco di materia e quindi magari stanno facendo un buon lavoro per migliorare il mio suolo. Nel frattempo però insomma questa è la situazione, mi fanno anche un po' di guai. Cosa ha funzionato per voi con le lumache? Fatemi sapere, ci tengo molto, così mi date qualche consiglio e condividiamo le informazioni. Io sto anche pensando di fare il grande salto, cioè di utilizzare anche gli animali domestici, non soltanto appunto i selvatici con la biodiversità, ma per esempio di procurarmi delle anatre che sappiamo essere delle grandi cacciatrici di lumache. Stesso problema delle lumache voraci ce l'abbiamo avuto da quest'altra parte con le cucurbitacee, quindi zucche, zucchine, meloni, cocomere, abbiamo messo diverse piantine, ne sono sopravvissute pochissime. Qui vedete quelle ancora vive, questa non sta neppure bene, le altre se le sono mangiate. Ma veniamo alle buone notizie. Qui abbiamo le cipolle che stanno benissimo, stanno crescendo tutte perfettamente e quindi sono sicura che con le cipolle arriveremo ad un bel raccolto. Di qua abbiamo trapiantato i pomodori, questi sono arrivati da pochi giorni, stanno bene, stanno già sotto l'ombra perché insomma non è male
cominciare a mitigare, anche se ancora ci sono parecchi temporali e quindi non c'è il sole tutto il giorno. Questa fila dei pomodori è quella dei pomodori da salsa, ok? Quindi abbiamo San Marzano, abbiamo pomodori Seccagno che non avranno grossi problemi appunto di acqua. Non mettiamo i tutori, li faremo strisciare, insomma, se cresceranno tanto e si piegheranno noi li lasciamo a terra. Abbiamo messo una bella pacciamatura, abbiamo poi preparato altri filari, dopo li vediamo, con i pomodori invece incannati. Questi almeno stanno bene, non mi sembra che ci siano problemi, ci sono già i fiori e quindi tra un po' vedremo anche i frutticini. Guarda, qua ci sono 3 pomodori, 4! Altro filare di pomodori, qui abbiamo i pomodori a crescita indeterminata, quindi destinati ad arrivare in alto, e quindi abbiamo preparato dei supporti. Abbiamo fatto 3 diversi tipi di supporti e su questo vi rimando al video. Nella Jugendkultur stiamo raccogliendo le fave, le fragole e stiamo mettendo tante nuove piantine. E anche giugno è un mese adatto alle semine, possiamo integrare ancora con gli ortaggi estivi e cominciamo anche a pensare però a quelli autunnali. Quindi possiamo mettere nell'orto per esempio il basilico, finalmente abbiamo il clima giusto per tentare di farlo crescere direttamente a terra invece che nei vasetti. Le carote ugualmente possiamo continuare a metterle a terra in questo periodo. Per le carote, mi raccomando, ci vuole un terreno particolarmente sciolto, drenante, quindi se non avete il terreno adatto dovete un po' arrangiarvi a crearvelo aggiungendo della sabbia, aggiungendo del compost per avere una tessitura molto più soffice. Possiamo mettere fagioli, fagiolini, zucchine, anche le zucche, si possono avere raccolti scalari ancora per un po' di mesi e poi cominciamo a pensare invece all'autunno, per esempio seminando i porri e anche i cavoli. Diverse varietà di cavoli si possono mettere in questo periodo. Queste sono le fave, vediamo le piante già un po' provate, sono verso la fine del ciclo, abbiamo raccolto tantissimo. Anche qui c'è stato qualche parassita che ha mandato in malora qualche frutto, qualche baccello. Vediamo come sta questo, per esempio, accettabile, queste stanno bene. Qui abbiamo l'aglione che sembra stare bene e quindi ci avviciniamo alla raccolta. Di qua l'aglio, qui in mezzo i pomodori, questi li ha messi Filippo, stanno benissimo, stranamente, quindi ottimo. Credo che questa sia un'annata buona per le patate, perché dove le abbiamo messe sono venute tutte bene. Qui abbiamo addirittura una mega fioritura. Queste sono messe con il metodo di root stout, ovvero le abbiamo messe a terra senza interrarle e quindi ci vuole un sacco di fieno poi per proteggerle. Ogni tanto bisogna aggiungere pacciamatura. E qua apriamo il sipario dei lupini. Guardate che belli! I lupini fanno dei fiori bellissimi e poi ripetono la fioritura per 3 volte. Infatti guardate, qui abbiamo i baccelli in basso della prima fioritura, poi sale ancora il fusto, seconda fioritura baccelli piccoli, poi la pianta continua a salire e ha nuovi fiori in cima, da cui arriveranno altri baccelli. Su come si coltivano i lupini e soprattutto su come si trasformano per poterli mangiare anche come snack c'è un video sul bosco di Ogygia, l'abbiamo fatto un po' di tempo fa, vi lasciamo il link. Abbiamo avuto una primavera piovosa e guardate come sono immersa nel verde ancora. Qualche estate a questo punto era già tutto secco, invece qui continua a tagliare erba e continua a crescere. Io considero questa una grandissima risorsa, le erbe spontanee ci aiutano, tagliamole perché ci servono per esempio per fare il fieno, per delle pacciamature, ma li possiamo, dove non danno fastidio, anche lasciare sviluppare a pieno, perché che la pianta possa svolgere il suo ciclo completo nella terra aiuta la fertilità del nostro suolo, quindi benvenute le piante spontanee. Nell'orto ci stanno bene, molto bene anche i fiori. Questo è meliloto. Vedete che bella fioritura gialla, tra l'altro una pianta proprio amica delle api e infatti c'è un bel ronzio intorno. La cosa divertente è che io questo meliloto l'ho seminato l'anno scorso, ok? C'era un pezzetto di terra, l'ho un po' preparata, ho messo i semi e l'anno scorso non è successo niente, proprio non è apparsa nessuna piantina. Pensavo che o i semi non fossero buoni o che io avessi fatto un disastro, invece quest'anno mi ritrovo tutto il cespuglio esattamente dove avevo seminato di meliloto. Quindi non arrendetevi anche se vi sembra che una cosa non stia avvenendo, non perdete la speranza e ricordatevi di mettere piante mellifere nell'orto. Guarda che giungla qua, questo è grano comunque, vedi la mia
popolazione evolutiva, piccolissima porzione, però guarda che belle spighe, e sono venuti anche i papaveri, no? Perché quando c'è il grano ci devono essere anche i papaveri. Queste sono venute da sole, sono patate nel cassone, che erano rimaste nel cassone. Io quest'anno ho messo zucche, non patate, ma loro c'erano e si sono riprese lo spazio. È proprio l'anno delle patate, guarda che belle. E parliamo di frutta, sicuramente siamo pronti per mangiarci le ciliegie. Allora, l'anno scorso era stato un anno ricchissimo di frutta, quest'anno gli alberi si stanno riposando, infatti questo ciliegio ha fatto i frutti, l'altro ne ha fatti pochissimi. Spero che l'anno prossimo, se debba esserci qualcuno che si riposa, sia lui e l'altro lavori, così abbiamo sempre le ciliegie. I meli l'anno scorso erano stracarichi, quest'anno hanno poche mele. L'albero è diventato bellissimo, devo solo un po' ripulirlo dentro, se è un po' troppo raffittito, però quest'anno poca frutta. E qui ci sono le pere, sono ancora piccoline ma in realtà non diventano molto grandi, sono tra le prime a maturarsi, quindi tra poco ce le mangiamo. C'è un altro pero che ti devo far vedere. Guarda, è l'unica che ha fatto la pianta ed è la prima in assoluto di questo albero. È un albero, un frutto antico, è un pero Monteleone, sono molto curiosa di assaggiarlo. È tutto dall'orto di Giugno, noi continuiamo a seminare finché non arriva il temporale perché è di nuovo cambiato il tempo, una stagione insolita, ma ogni anno è diverso e quindi la variabilità delle stagioni ci impone anche di osservare tantissimo e di vedere ogni anno quali sono le piante che funzionano e non funzionano. Viva la biodiversità comunque che ci aiuta sempre. Ci vediamo al prossimo video, ciao!